reveal the power in the meek. Vabbè, ora basta, la nostra piccola deve dormire, vero tesoro? Sì, ma che mondo. Cristian, ne racconti fu la favola della buonanotte? Non vedo l'ora. Hai sentito, piccola? Papà ti racconterà una bellissima favola. La pedino, sono emozionatissimo. Oh, te la caverai benissimo. Ce la caveremo benissimo. Ecco, io avrei bisogno di un minutino. Senti, scusa, è tutt'oggi che devo rispondere a mio padre, ok? Faccio prestissimo. Ti aspettiamo? No, inizia tu, arrivo subito. La mamma ci sfugge. Sei pronta, piccolina? C'era una volta una bellissima principessa chiamata Biancaneve. Purtroppo non aveva mai conosciuto la sua mamma, ma era stata lei a darle quel nome, perché la sua pelle era bianca come la neve e le sue guance rosa come i petali di un fiore. L'animo di Biancaneve era dolce e gentile ed era cresciuta accudita dall'amore del padre, il re. Ma col passare degli anni il re si rese conto che Biancaneve aveva bisogno di una madre. Così decise di sposarsi, prendendo in moglie una donna tanto bella quanto ambiziosa, il cui scopo era quello di avere sulla testa una corona. Quello che purtroppo il re non sapeva era che la nuova regina era dotata di straordinari poteri magici, una vera strega. E purtroppo lui non sopravvisse a lungo al matrimonio. La strega, poi, assunse il governo del regno, facendo installare nella sua camera da letto il suo oggetto magico più potente, uno specchio, in grado di vedere qualsiasi cosa e riferirla alla sua padrona. Specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Questa... Sono desolato di comunicarvi che Biancaneve è molto più brutta di voi. In questo modo, un giorno, la regina seppe di avere una rivale all'interno del regno. E senza il minimo scrupolo decise il suo destino. Convocò un cacciatore al suo cospetto e gli disse: Devi ucciderla e portarmi il suo cuore. Ma che cosa le stai raccontando? Ah, eccoti finalmente, Biancaneve. Ah, Biancaneve. Va tutto bene? Sì, continua pure. Dunque, ma il cacciatore non ebbe cuore di farlo. L'avvisò invece del pericolo e mentre Biancaneve fuggì spaventata nel bosco, lui ritornò dalla regina a dirle che la missione era compiuta. Ah, C'è qualcosa che devi dirmi? no, è che... Che? vedi, come prima favola io ne aspettavo qualcosa di un po' più strong. Cioè, scusa? E comunque questa favola non è educativa. No, stai in che senso? Dai, è la solita storia della ragazza debole indifesa che deve tutti i suoi problemi alla sua avvenenza e al suo status, vessato oltretutto dalla regina cattiva che molto probabilmente ha soltanto avuto un trauma infantile. Che cosa ne sappiamo noi veramente di lei, Dove sono stati i suoi genitori? È stata davvero amata? Quali sono stati i suoi problemi? È comunque troppo démodé. Possiamo modernizzarla un po'? Tipo come? C'era una volta Biancaneve. Una in gamba, davvero molto in gamba. E questa ti sembra una favola? È soltanto un esempio, una prova. Non mi sembrava che fosse venuta malissimo, no? Vabbè, continua tu. Dunque, Biancaneve fuggì sconvolta nel bosco.
Ma vedi cosa intendevo? Da cosa fugge? Tipo da un'assassina? Appunto, al giorno d'oggi non si racconterebbe di una che fugge. Al giorno d'oggi lei affronterebbe le sue paure, gliele canterebbe dritte in faccia. In fascia d'ora che lancio magie, che stai dicendo? Beh, è soltanto un'obiezione, così, un commento. Continua. Dicevo, Biancaneve correva disperata nel bosco. Era ormai sfinita quando arrivò ad una radura e lì incontrò... No, ti prego. Cosa c'è ancora? Non mi dire che incontrò i 7 nani, è discriminante. No, incontrai 7 cani, va bene? Troppi. 5, 1. 2, Piccoli. ci sto. Incontrò 2 cani che vivevano in una casetta lì vicino. E lei si prese cura di loro in cambio della loro ospitalità. Bello, l'amore per gli animali mi piace. Un giorno dal bosco passò un bellissimo principe. Dai, Christian. Che c'è stavolta? Bellissimo, eh? Carino? Che c'è? E che è? Se non fosse bello non avrebbe senso raccontare la storia. Dai. Non ho capito, non può essere che sia bello. Di lì passava un principe bello. Principe, classista. Quindi non poteva esistere, immagino. No, non dico questo, ma ti dico che non è politically correct. No, io ci rinuncio. No, vai. Ma guarda che faccia interessata, amore. Voleva sapere come andava a finire la storia. Dai. Va bene, riposati, continuo io. Biancaneve e il tizio si innamorarono perdutamente. Ma il pericolo era in agguato. Ma tu non avevi rinunciato? Mi ha convinto lei. Oh, convincerebbe chiunque con quelle guancione. Amore bello. Gran finale, un pezzo per uno? Ci sto. Allora la strega si travestì da vecchia megera ed offrì una mela avvelenata a Biancaneve che... Ma lo principe se ne accorse e intervenì prontamente. La strega venne quindi sconfitta. Biancaneve ed il principe si sposarono E vissero tutti felici e contenti.